Stasera quaglia, polenta e insalata. Serata particolare perché vi portiamo dal Rei da Codorna, cioè il re delle quaglie è proprio Roberto. Siamo a cena con due amici conosciuti l'anno scorso, Fernando e Angelita. L'ultima nostra sera a Cascavel ci portano da un'istituzione da queste parti per la preparazione di quaglie allo spiedo. Brasiliano di nascita, i suoi antenati emigrarono dal Veneto, da qui la polenta fritta. Mi spiegano che fino alla pandemia era un locale alla buona, senza pavimento, una costruzione come quella vicina, ma il lavoro lo chiama. Questo locale funziona il giovedì e la domenica, quindi quinta-feira e domingo. Ora vi portiamo proprio in casa. Il locale fino a qualche anno fa finiva qui, era chiuso, invece adesso la domenica anche è tutto aperto, la gente può andare in piscina, può divertirsi, c'è quella che noi dalle nostre parti chiamiamo la credenza di casa, tutto molto semplice, fatto nel breve periodo, però sta andando molto bene. Adesso però andiamo a mangiare. Sotto un vento pazzesco e un meteo pazzesco, dopo 4 giorni passati in officina, oggi iniziamo il video da Bibos Yamaha Nautica, questa volta insieme a Sara e la Tenerona. Nel frattempo Tenerona bella pulita, tornata come nuova. Vi posso dire che ho fatto tutti i lavori che avevo in mente e che al tempo stesso, per fortuna, sono rimasto super soddisfatto. Praticamente ripartiamo, ma siamo venuti a salutare il titolare dell'officina e ad aspettare una coppia di amici che oramai conoscete benissimo. Sei pronta ad accoglierli? Infatti la sorpresa sarà anche per voi. Noi siamo quasi emozionati, ma lo capirete a breve. Ora scrivete nei commenti chi si ricorda questa coppia. Ben arrivati! Ciao ragazzi! Ciao! Beh, è stata lunga, eh? Sono qui fresco, a 10 km da qui 39. Vania, come stai? Beh, direi che da Cepes a Cascavel ce n'è di strada da fare, ragazzi! Grandissima! Si parte ragazzi e questa volta siamo in 4. Cascavel è stato il punto d'incontro, ora vamos. Il meteo è dalla nostra ancora una volta. Lasciamo Avenida Brasil sulla destra, che è la via principale di Cascavel che la attraversa per circa 20 km. Angelita, la moglie di Fernando, mi ha detto: Sara, quanto dista il vostro paese dal mare Adriatico? E io ho detto 20-25 km. Ah, ma tutta l'Avenida Brasil che attraversa Cascavel e voi siete al mare. Le distanze in Italia sono proprio queste. Ferro che attraversa sulle strisce, cachorro sempre educato. Un bacio particolare a Angelita, tanto ci rivedremo presto, e un grande abbraccio anche a Fernando. Abbiamo trascorso dei giorni indimenticabili proprio qui a Cacaveu. Ma soprattutto la Tenerona ha trascorso dei giorni indimenticabili nell'officina di Portuga. Portuga sarebbe Fernando, è il suo soprannome dato che le sue origini sono portoghesi, o meglio suo padre era portoghese. Foz do Iguaçu, la nostra destinazione. Comunque per me queste strade lunghissime che scendono, poi risalgono e a perdita d'occhio vediamo le auto e i camion sono affascinanti. Questa caratteristica insieme al meteo estremamente variabile che spesso scatena fenomeni abbastanza forti a noi europei sconosciuti, siamo consapevoli di essere nel continente americano. Guardate il meteo in fondo, in teoria entreremo proprio nell'occhio del ciclone. Ovviamente si fa per dire, però il meteo è veramente pauroso. Il colore scuro si è dissolto, quindi pioggia più leggera rispetto a quella che ci aspettavamo. Comunque davanti è compatto, mentre dietro, come potete vedere, c'è un po' di celeste. 103 km all'arrivo, 1 ora e 19 e la situazione è sempre questa. Però la domanda nasce spontanea anche in questo caso: quando voi lavate la moto, poi il giorno dopo il meteo come sarà? Ecco, questo è quello che abbiamo incontrato noi. Che poi succede anche al femminile quando ti vai a fare la piega. Ma non ci interessa. Esci dalla parrucchieria e trovi pioggia.
a me succede ogni volta. No, soprattutto una cosa stranissima, quell'Harley che è passata, la passeggera indossava una giacca della Rucca, se non erro, cosa impossibile qua in Sud America. Forse non erano sudamericani, non abbiamo fatto caso alla targa. Forse. Siamo a 98 km esatti dalle cascate di Iguazú, lato brasiliano. Il meteo è questo che potete vedere da circa un'ora, quindi la visita alle cascate promette molto bene, nel senso che la garganta del diavolo sarà bella piena. E comunque sai, io non voglio dire niente, l'ultima volta che ci siamo visti con Beppe in Bania in Sud America purtroppo c'è stato l'incidente. Ci siamo rivisti oggi, guardate che meteo, io non aggiungo altro. Lasciando da parte il primo episodio, Beppe è solito prenotare sole, però secondo me stavolta l'ha dimenticato. Nel frattempo che qua la velocità media è di circa 70 km/h e la strada è abbastanza dritta, voglio condividere una cosa con tutti voi perché è una domanda che ci fate spesso: ma voi sopra la moto vi addormentate mai? Abbiamo appena mangiato un piccolo panino e preso un caffè in due. Con questa strada che è abbastanza noiosa, con questa velocità, vi posso garantire che ora ho l'occhio leggermente da capiregna e ci siamo capiti, nonostante è anche abbastanza fresco. C'è in questo momento un po' più visibilità e luminosità soprattutto. Dopo 50 km inizio pista dupla, finalmente! Che bellissimo effetto! Dai, ci siamo tolti dalle scatole i camion, ora si viaggia tranquillamente a 100 km/h. Con il nuovo settaggio delle sospensioni sento molto meglio la moto, però non ce ne approfittiamo. 29 minuti all'arrivo e il cielo si sta aprendo. Certo, siamo arrivati, non è che si può aprire un po' prima. Dai, adesso ci divertiamo un po', ci infiliamo nella nube prodotta da camion. Siamo un po' masochisti, ci piacciono queste cose. Quante cavolo di ruote ha questo camion? Non era un 3 assi, era un 20 assi. Siamo a Foz do Iguazú E per un po' di notti ci fermeremo lato brasiliano. Sì, perché Foz è la parte brasiliana della regione dove si trovano le cascate di Iguazú, che è sempre Paraná, però è un distretto fronterizo di frontera che il Brasile divide proprio con l'Argentina, e la città di frontiera argentina si chiama Puerto Iguazú. A pochi passi da qui anche la frontiera con il Paraguay, Ciudad del Este. Ci troviamo infatti nella parte che è nota nel mondo come tripla frontiera. Ma soprattutto ci troviamo di fronte al nostro hotel, che ovviamente abbiamo preso insieme a Beppe perché saremo 3 notti tutti insieme. Non è l'unico punto qui in Sud America dove si intersecano i confini di 3 diversi paesi, ma questo è considerato il più importante proprio per la presenza delle cascate e perché è un punto anche controverso. Prima cosa mettiamo le moto al sicuro. Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Questa mattina ci vedete in borghese, non con l'abbigliamento da moto, perché da qua, ovvero Foz do Iguazú, stiamo attendendo un transfer per andare direttamente alle cascate più lunghe del mondo. E come avete già visto e intuito, non saremo soli io e Sara, bensì con questa coppia di giovani qua. C'è qualche problema di assestamento, ma Sara Latappi sicuramente risolverà tutto. No, ma figurati. Un po' in ritardo in stile sudamericano, ma il transfer è arrivato. Dove sale, signore? Dietro o avanti? Io Dove... preferirei davanti, Vai, ma siccome vai. sei alto. Dai, ti lascio. Prima gli anziani. Buongiorno. Aspetta, ci stai qua? È meglio con la tenerona. Arrivati in frontiera.
arrivati con il transfer fino alla frontiera argentina. Questa è la lunghissima fila se fossimo venuti con la nostra moto, ma il ragazzo del transfer, molto interessante questa cosa, ci ha portato fino qua. Noi facciamo la frontiera, ovvero l'immigrazione, camminando, evitando tutto il casino, e all'immigrazione dobbiamo dire che faremo tutto in giornata, nel senso che noi andiamo alle cascate, poi torniamo, quindi la procedura è molto più snella. Ida e vuelta, andata e ritorno tutto in giornata, e che non usciamo dal Brasile. Anche perché con questi fondoschiena, ragazzi, si fa fatica a uscire dal Brasile, diciamo le cose come stanno. Immigrazione fatta, ora aspettiamo l'altro trasferimento che grazie al wifi del chiosco dovrebbe essere questo. Andiamo a preguntare. Aggiornamento, non era quello il coche, bensì era questo. Primo stop al distributore di benzina perché non hanno la benzina per arrivare ovviamente all'ingresso delle cascate. Bienvenidos a Argentina. Equipo. Boca Junior. No, River. River Plate. E qual è il mejor jugador por usted? Javier Zanetti, il capitano dell'Inter. Ma lui neanche non lo conosce. E Lautaro Martinez, conosci il Toro? Sì, ovvio. Ah, ovvio. Però ti gusta Messi? Sì, Messi. Per la prima volta nel canale si parla di calcio, perché lo sapete che io e il calcio siamo due rette parallele. Pero cuando jugó Argentina y Francia, ¿no lo vieron? Final. Sí. ¿No te gustó Argentina como jugó? Sì. Sì. Mejor Argentina che Brasile. Sí, mejor Argentina que Francia. Sì. E adesso, come era prevedibile, coda lunghissima, ma alla fine, visto che noi siamo dei tipi navigati, biglietti comprati online, si riesce a fare con 3 minuti. Hanno bisogno di tutti i dati, ovviamente, del passaporto e del pagamento con la carta di credito. Ora vamos all'ingresso. Questa è la situazione all'interno del parco. Il sole, come potete vedere, va e viene, ma dobbiamo accontentarci perché le previsioni davano molto ma molto peggio. Siamo sul lato argentino di un parco nazionale istituito nel 1934 e diventato parte dell'UNESCO nel 1984. Siamo nel connubio tra foresta pluviale, roccia e acqua tra i più grandi del mondo. Siamo infatti in una meraviglia creata dal Rio Iguazú e dalla roccia basaltica. Il Rio Iguazú, lunghezza 1320, nasce da Curitiba, si dirige a ovest per 600 km fino a formare appunto le cascate di Iguazú prima di gettarsi nelle acque del Rio Paraná. Ovviamente l'unità di misura della lunghezza erano chilometri. La leggenda vuole che un guerriero si innamorò di una fanciulla, scapparono insieme in canoa sulle acque del Rio Iguazú, ma il dio della foresta, innamorato anch'egli di questa ragazza, fece sprofondare il letto del fiume, creando le cascate. La ragazza morì trasformandosi in roccia, il guerriero invece, che era insieme a lei, sopravvisse trasformandosi in pianta e vegliando su di lei. Nel frattempo, nel ticket che abbiamo comprato era compreso il trasferimento in treno. Vania è andata a prenotarlo perché la presenza è contingentata, il prossimo alle 13, fra 40 minuti. Ed ora qualcuno si chiederà, ma il treno dentro al parco a cosa serve? Forse da questa mappa si capisce benissimo, perché noi seguiremo tutto questo tracciato per arrivare in cima fino a questo punto qua in fondo, ovvero la Garganta del Diablo. L'ingresso noi ce l'abbiamo per le 13, ma ora proviamo a entrare con l'orario delle 12:30. Vediamo se siamo fortunati. Ce la faremo? Claro que sí, con questo grado di umidad esperamos que sí. Qua stanno tutti sperando, ma sono stati bloccati, non si entra. Questa zona, del resto, come tutto il sud del Brasile che abbiamo attraversato, ha origine vulcanica e quindi ha pietra basaltica ovunque. E infatti il salto delle cascate di Iguazú sembra proprio inizi laddove arrivò il flusso lavico milioni e milioni di anni fa. I passeggeri sono a bordo, ci entriamo in fondo la direzione. Questa è la seconda ed ultima fermata. Sei pronto a gettarti nella garganta?
Oggi, come potete vedere, è una giornata tranquillissima, non c'è praticamente nessuno. Beppe che conduce la fila, Sara la Tappi che segue a ruota. In realtà davanti a tutti c'è Vania. E comunque la situazione intorno è veramente pazzesca. La quantità d'acqua per i nostri standard è allucinante. Guardate la vista dal satellite, la passerella per arrivare alla garganta è lunghissima. Qui il livello dell'acqua è basso, però la portata è tantissima. Il fragore è sempre più forte. In lontananza si inizia a vedere la nebbiolina appunto provocata dalla cascata. Considerate che questa passerella su cui stiamo appoggiando i piedi è lunga 2,2 km e nel frattempo vi lascio la vista da dietro, così non siete saliti in sella sulla Tenerona ma sulle mie spalle. Mi raccomando, uno alla volta però. Inoltre non so se si riesce a vedere, ma sentite il rumore dell'elicottero. Se volete togliervi questo sfizio considerate 90 euro, 90 dollari cada uno. Però Sara è abituata al comfort e alla stabilità della Tenerona, quindi ha detto possiamo anche sorvolare. Scusate il gioco di parole. Quasi ci siamo, pazzesco, è pazzesco. Quella voragine in fondo anche da qua crea una sorta di paura, perché ti fa sentire quanto effettivamente siamo piccolini in questo mondo. Di qua la nebbiolina, il vapore che si alza, e questo è l'ultimo pezzo di passerella. Venite, pazzesco! Con 275 cascate, un'altezza che può arrivare a 82 metri, 2000 specie identificate di piante, 400 specie di uccelli, insieme a giaguari e puma, è il sistema di cascate più grande del mondo. Scesi dalla garganta del diavolo, ora circuito inferiore. Ambientazione da Jurassic Park. Però lo scorcio più bello ce l'ho qua. Preparatevi, è veramente pazzesco. Indubbiamente strafortunati per la giornata di sole, ma al tempo stesso fortunati anche voi, perché come abbiamo ammirato noi questo spettacolo, lo avete potuto ammirare anche voi. Il tour delle cascate è terminato, giornata pazzesca perché dalle previsioni è uscito un sole che non ci aspettavamo. Incredibile. Si torna in struttura, super sudati in quanto qua c'è un'umidità del 99%. Super sfatti, affamati. Perché non abbiamo mangiato praticamente nada e sono le 5:30 di pomeriggio, però abbiamo fatto il giro sopra e il giro sotto. Super soddisfatti. Se non soffrite di vertigini,
guardate l'imponenza. Anche se siamo a 2 passi dalle cascate di Iguazú, l'acqua che è sfruttata per questa centrale idroelettrica non è quella del Rio Iguazú, ma quella del Rio Paraná, che nasce tra gli stati di São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, scorre per un totale di 4.880 km. Per questo viene considerato il secondo fiume più lungo del Sud America dopo il Rio delle Amazzoni. Ora però andiamo dall'altra parte per vedere la dimensione del fiume, che sembra veramente un mare. C'è anche un po' di vento con una tempesta all'arrivo, ma la dimensione è senza senso. Questo è lo stesso fiume che poi attraverserà le paludi dell'Argentina fino a ricevere e ad unirsi al Rio Uruguay, formando quell'estuario mostruoso di 290 km che è il Rio della Plata sull'Oceano Atlantico. E da qua si capiscono ancora meglio i pistoni che fungono da chiuse per regolare l'acqua all'interno delle turbine. Take it to the big scene, take it all.